Rieccoci con un nuovo video, come potete vedere appunto quest'oggi con un mazzo di sibille, ovvero le sibille della zingara o sibille gitane. Io vi rimando appunto al link in descrizione di un mio video precedente appunto in cui descrivo dettagliatamente carta per carta non soltanto appunto questo mazzo ma anche il mazzo della Sibilla 800 che comunque uso appunto anche ugualmente sul canale. Quindi se volete potete dunque andare a rivedere questi video o comunque ad ascoltarli ex novo anche per seguire un po' le faccende leggendarie legate proprio a questi due mazzi. Quindi ovviamente sibille. Dunque quest'oggi non utilizzerò i tarocchi, ma come avrete appunto notato io tendo molto spesso appunto ad alternare sul canale l'uso dei tarocchi con appunto le sibille. Quest'oggi sarà un video a stesa unica, a variante unica e ovviamente come avrete già letto dal titolo ci occuperemo di novità in amore. Quindi a prescindere dal fatto che voi siate o meno impegnate, cercheremo appunto di capire che cosa vi aspetta in amore, quindi se ci sono novità, nuove conoscenze, ritorni, piuttosto che appunto incontri o anche eventualmente ostacoli e difficoltà. Il metodo che andrò ad utilizzare è un metodo che non ho mai utilizzato sul canale perché diciamo che viene tendenzialmente molto spesso usato maggiormente appunto con le sibille ed è appunto il metodo della croce Tau, che è un metodo diciamo essenziale, quindi comunque un metodo a 5 carte, però assolutamente dettagliato, ovviamente come lo sono appunto anche le nostre sibille, appunto le nostre chiacchierine, le pettegole così denominate. Quindi è un metodo a 5 carte appunto, con focus fondamentale sul presente ma in particolar modo sul futuro, analizzato ovviamente in varie sfaccettature, quindi il futuro più distante, un futuro ovviamente più immediato e ovviamente anche carte fondamentali, le sorprese o eventualmente anche gli imprevisti e ovviamente anche i pro della situazione, quindi gli aiuti anche da parte del karma ovviamente, ma anche e soprattutto da parte dell'ambiente, delle persone che vi circondano, quindi diciamo gli elementi proprio positivi che in qualche modo andranno ad aiutare il raggiungimento del vostro obiettivo, cioè ovviamente primariamente quello di evidentemente anche incontrare qualcuno di nuovo, eventualmente perché no anche la vostra stessa anima gemella. Dunque io appunto inizio a mescolare il mazzo, questo mazzo di sibille, appunto le sibille della zingara, e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto stia cercando ovviamente novità in amore, vi ripeto, a prescindere dal fatto che voi possiate essere single piuttosto che impegnate, ecco, cerchiamo appunto di capire che cosa vi riserva ovviamente il futuro, sia un futuro ovviamente più distante che chiaramente anche un futuro più imminente. Cerchiamo di capire eventualmente appunto sorprese, novità, piuttosto che anche ovviamente ostacoli o comunque imprevisti, rallentamenti, perché no? Dunque, per il principio di sincronicità ci occupiamo delle novità in amore. Vediamo un po'.
Perfetto, allora iniziamo dunque con appunto la prima posizione, ossia appunto la carta in riferimento ovviamente al presente. Dunque, che cosa c'è ovviamente nel vostro presente, se c'è già ovviamente qualcuno di interessato a voi o se ci sono eventualmente delle difficoltà o comunque anche qualcosa di positivo. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del vedovo che difatti ovviamente è una carta che ci ricorda e riporta ovviamente al 3 di spade. La carta del vedovo parla sicuramente di delusioni, quindi di situazioni del passato che ovviamente vi hanno deluso. Situazioni, vedete, con le quali avete chiuso o comunque con le quali volete nel presente chiudere, situazioni pesanti che sicuramente ovviamente vi hanno lasciato l'amaro in bocca, ma siete assolutamente disposte ad andare avanti. Cioè, la caratteristica della carta del vedovo rispetto ad altre carte, per esempio la Sibilla dell'ammalato, ha una caratteristica importante, ossia appunto una sorta di sofferenza sicuramente, ma comunque composta. Cioè il vedovo accetta, vedete, la morte della compagna, comunque accetta in qualche modo anche, diciamo, l'ineluttabilità di determinati eventi eventualmente non proprio positivi, ma obiettivamente riesce ed è riuscito, sta riuscendo e riuscirà comunque a superarli. Quindi è un atteggiamento di, se vogliamo, rassegnazione, però da un punto di vista strettamente positivo, proprio perché appunto siete assolutamente in grado di gestire in maniera del tutto, diciamo, saggia e matura determinate delusioni del passato. Cioè rappresenta la compostezza nella tristezza, la compostezza e l'equilibrio nel dolore. Cioè siete consapevoli obiettivamente del fatto che qualcosa, o anche più di qualcosa, non è andato obiettivamente nel verso giusto nel passato, ma siete disposte ad andare avanti. Quindi da parte vostra c'è comunque un atteggiamento decisamente saggio, maturo, equilibrato e composto per quanto appunto riguarda proprio l'aver perso, diciamo, qualcuno o qualcosa. Cioè è una carta comunque, vi ripeto, che rimanda al 3 di spade, quindi a un mentale che comunque ha un valore molto importante, cioè voi state capaci di reagire di fronte anche a delle sofferenze o comunque, vi ripeto, delusioni, allontanamenti, tradimenti che comunque possono essere stati pesanti. Ma ad oggi la carta comunque del vedovo ci parla sì di un distacco in particolar modo, quindi per esempio appunto un divorzio, una separazione, una chiusura subita oppure comunque voluta, ma comunque vi ripeto, avete la capacità, la voglia, il desiderio comunque di andare avanti, d'accordo? Quindi la carta del vedovo parla sì di un distacco, ma obiettivamente un distacco composto, consapevole, saggio, maturo, cioè obiettivamente la carta del vedovo parla di situazioni che voi avete anche subito, quindi anche persone sbagliate, negative, che effettivamente ve ne hanno fatte, ma alle quali voi non avete saggiamente e con grande maturità cercato di restituire pan per focaccia, cioè non vi siete perse in rancori, comunque vendette, situazioni di ripicche, non volete in qualche modo accendere ulteriori litigi o comunque motivo di, diciamo, guerra, attriti. Non avete un atteggiamento negativamente bellicoso, state semplicemente cercando di andare avanti e quindi di evidentemente anche rielaborare appunto il lutto, comunque la perdita di probabilmente, vi ripeto, anche qualcuno di molto importante, potrebbe essere un marito, potrebbe essere un fidanzato, state però cercando di andare avanti con grande, vi ripeto, saggezza e maturità, dove il mentale è riuscito comunque a prendere il sopravvento rispetto anche, vi ripeto, a un desiderio di vendetta.
nei confronti di persone che potrebbero avervi veramente molto deluso. D'accordo? Quindi qui c'è una situazione in particolare o più di una situazione che comunque vi ha molto deluso. Ma vi ripeto, state cercando di andare avanti, perché comunque la carta del vedovo parla sì di comunque ancora sensazioni non positive in riferimento all'amore, ma non di sfiducia. D'accordo? Quindi non è per esempio la carta della gelosia o la carta della malinconia, cioè comunque in voi c'è ancora la speranza comunque che l'amore possa ritornare o comunque rifiorire, ma non con questa persona o con queste persone che ritenete appunto ormai definitivamente morte, cioè non volete più averci a che fare, giustamente, d'accordo? Con persone che comunque vi hanno fatto del male o comunque, vi ripeto, avete intenzione di chiudere definitivamente delle situazioni deludenti e dunque sicuramente siete già assolutamente pronte e vi ripeto consapevoli per poter appunto andare avanti. Però effettivamente parliamo di una carta di distacco, quindi sicuramente qui c'è qualcuno o una situazione in particolare che avete in qualche modo interrotto o la cui interruzione è stata da voi subita o comunque che avete intenzione di chiudere ovviamente entro breve tempo. In questa posizione ovviamente centrale appunto ci andremo ad occupare del ovviamente futuro ma più imminente, quindi vicino, dunque qualche giorno, qualche settimana al massimo. Vediamo un po'. E qui abbiamo appunto la carta della malinconia. Allora, la carta della malinconia parla appunto di situazioni che ancora non vi garberanno particolarmente, perché la carta della malinconia riporta alla carta del 5 di denari. Ossia, obiettivamente, questa carta può parlare di nuove situazioni, perché il 5 di denari parla, vi ripeto, di situazioni anche, diciamo, da un punto di vista materiale, che possono comunque in qualche modo soddisfare il consultante o comunque il soggetto della stesa, ma, vi ripeto, sono comunque delle conoscenze o comunque anche dei piccoli incontri o flirt che in realtà rappresentano comunque, avranno per voi soltanto un valore materiale. Quindi non parliamo ovviamente nell'immediato futuro, quindi nei prossimi giorni ragazzi, nelle prossime settimane, dell'incontro ovviamente per la vita o comunque di un vero e proprio innamoramento. Cioè la carta della malinconia parla comunque del in qualche modo appunto pensare nostalgicamente, vedete, comunque al vero amore. Cioè per voi ovviamente ciò che ha valore realmente non è ciò che avrete. Vedete, questa donna sta guardando oltre la propria posizione, quindi come se in qualche modo stesse aspettando qualcosa che non fa parte del suo presente, ma che ovviamente spera possa comunque arrivare. Cioè voi avrete, vi ripeto, nostalgia, malinconia dell'amore, dei sentimenti, di quei momenti romanticamente vissuti, che comunque non rappresentano ciò che voi andrete, vi ripeto, entro l'immediato futuro comunque ad avere. Quindi parla, vi ripeto, sì, di contatti, di incontri, perché vi ripeto è legata al 5 di denari, ma obiettivamente è una carta che ci parla di, diciamo, conoscenze che per voi avranno un valore soltanto di tipo materiale. Quindi ovviamente, vi ripeto, non situazioni definitive e non situazioni ricche di grande emotività e sentimento. Quindi potrebbero essere degli incontri o comunque diciamo delle conoscenze dove la finalità principale è il sesso e la sessualità, quindi l'erotismo, d'accordo? Quindi obiettivamente non ci sarà nulla di sbagliato, ma obiettivamente ci sarà soltanto una parte del, diciamo, piatto completo che per voi rappresenta l'amore, quindi non ci saranno sentimenti, ma anche comunque un ottimo erotismo. La carta del 5 di denari è molto spesso denominata la carta dell'amante.
Quindi potreste conoscere, vi ripeto, persone impegnate, o voi potreste essere impegnate, e dunque vivere queste conoscenze semplicemente come, diciamo, dei momenti di mero svago. D'accordo? Quindi nulla di più, ma nel vostro cuore rimarrà sempre, vedete, quella sensazione, quella speranza in riferimento a quello che obiettivamente vi manca, cioè appunto l'amore. Cioè voi vi renderete conto, vi ripeto in maniera comunque matura e comunque saggia, che vi manca qualcosa e non pretenderete neanche, diciamo, particolari effusioni da parte delle persone che andrete a conoscere o ad incontrare. Cioè in maniera molto lucida comprenderete che obiettivamente queste persone rappresenteranno per voi solo ed esclusivamente un apporto erotico, un apporto fisico, fisiologico, ma nulla di più. D'accordo? Anche perché la carta della malinconia ci parla di una situazione che in qualche modo potrebbe avere sbocchi futuri decisamente migliori, ma che ovviamente comunque nell'immediato futuro non rappresentano una vera e propria completezza dei sogni del consultante. D'accordo? Quindi non andrete a pretendere particolari cambiamenti nelle persone che andrete a conoscere, poiché sarete lucidamente consapevoli che queste persone, questi incontri o comunque queste nuove conoscenze, diciamo, avranno un unico fine. Quindi non pretenderete neanche, anche perché vi renderete conto che pretendere potrebbe essere controproducente, perché potreste in qualche modo anche illudervi che queste persone possano darvi di più. Invece in realtà in maniera, vi ripeto, molto consapevole capirete che obiettivamente non sono sicuramente le situazioni giuste sulle quali riporre ovviamente tutta questa speranza e tutta questa fiducia. D'accordo? Quindi sì, ci sono degli incontri, ci sono delle nuove conoscenze, ma vi ripeto, situazioni basate unicamente sulla sessualità e l'erotismo e che obiettivamente in qualche modo non lasceranno il posto ad altro che appunto situazioni di questo genere. Ma voi non lo pretenderete neanche, ecco perché la malinconia, perché guarderete con grande nostalgia a quello che in realtà vi mancherà realmente, cioè l'amore. Ora vediamo in questa terza posizione invece appunto il futuro più distante, dunque tra ovviamente qualche mese, come procederà la vostra situazione ovviamente sentimentale. E qui abbiamo la carta del Belvedere. Allora ragazzi, la carta del Belvedere è una carta molto positiva, soprattutto in amore, proprio perché è legata al 3 di coppe. Quindi vi ripeto, sicuramente la carta del Belvedere, vedete, parla dell'arrivo comunque di ottime notizie, perché ovviamente rappresenta il 3 di coppe, quindi che ha ovviamente come, diciamo, significato immediato e principale proprio appunto l'arrivo di notizie o comunque, diciamo, di inviti, quindi incontri o comunque situazioni molto romantiche, decisamente molto più romantiche rispetto appunto alla carta della malinconia, situazioni che appunto in qualche modo possono, diciamo, aprirvi le porte all'amore. La carta del Belvedere infatti è appartenente al gruppo delle Sibille dell'amore e ovviamente parla dell'arrivo, vi ripeto, di ottime notizie, situazioni chiaramente molto positive appunto in amore. Sicuramente i tempi di attesa, perché la carta del Belvedere parla ovviamente anche di attesa, saranno ovviamente brevi, quindi non saranno tempistiche lunghe ed epocali. È una carta che parla, vi ripeto, di desiderio, è una carta che parla di sogni d'amore che verranno quindi realizzati ed è soprattutto la carta appunto delle notizie, delle comunicazioni. Quindi sicuramente ci sarà una persona in particolare
quindi ovviamente nei prossimi mesi, quindi non in un futuro immediato, non nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma comunque, vi ripeto, in un futuro più distante, quindi si sta parlando di qualche mesetto, al massimo un paio di mesi, proprio perché sapete che le sibille non hanno appunto delle tempistiche lunghe tanto quanto i tarocchi. Comunque vi ripeto, entro pochi mesi qui c'è una persona che in maniera particolare riuscirà a colpire il vostro cuore. Attenzione ragazzi che la carta dell'attesa può rappresentare anche il ritorno di una persona dal passato. Quindi voi potreste ricevere, ebbene sì, anche notizie da parte di un vostro ex. Proprio perché la carta del Belvedere parla proprio, vedete, dell'arrivo comunque di qualcuno che potrebbe essere o completamente nuovo oppure potrebbe arrivare dal passato. Comunque è una carta molto bella che parla di opportunità in campo sentimentale. Quindi sicuramente la carta del Belvedere parla di, vi ripeto, situazioni molto positive, di incontri, comunque di inviti, momenti romanticamente importanti con una persona in particolare. Parla di una conoscenza iniziale o comunque del farsi risentire da parte di un ex. Non è la carta dell'imeneo, non è la carta della conversazione, cioè non parla dell'inizio, per esempio, di una vera e propria storia. Parla, vi ripeto, comunque di una nuova conoscenza che in più rispetto a tutte le altre vedrà del sentimento, perché parliamo della carta del Belvedere che è legata al 3 di coppe. Quindi ci sono sicuramente dei sentimenti che inizieranno ovviamente a farsi sentire sia nel vostro cuore che nel cuore dell'altra persona. Quindi avrete voglia di vedervi, vedete, e sentirvi spesso. Ma può parlare anche del ritorno di una persona del passato, che quindi ovviamente non vede l'ora in qualche modo di potersi riavvicinare a voi. Questo ritorno però vi farà piacere, perché è un 3 di coppe, la carta del Belvedere è una carta molto positiva. Quindi vi ripeto, sicuramente il rivedere e risentire questa persona vi farà estremamente piacere. D'accordo? Quindi qui finalmente c'è all'orizzonte qualcosa di ovviamente molto positivo e che vi farà molto piacere. In quarta posizione ci occupiamo di tutto ciò che di positivo in qualche modo andrà a facilitare eventualmente proprio questa sibilla del Belvedere o comunque il, per esempio, risentire una persona del passato oppure l'incontrare una persona completamente nuova. Quindi tutti gli elementi positivi ovviamente del vostro futuro. E qui abbiamo la carta del viaggio, che ovviamente è una carta molto bella e positiva, legata al 3 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del viaggio appunto parla di un grande cambiamento, perché rappresenta appunto una delle carte del gruppo delle sibille del cambiamento. Non è però, come nel caso della disgrazia o nel caso della morte, un cambiamento innanzitutto negativo e subito. Nel caso infatti della carta del viaggio, della sibilla del viaggio, è un cambiamento pianificato, un cambiamento importante che ovviamente vi servirà per poter appunto conoscere persone nuove o frequentare ambienti nuovi. Quindi è una trasformazione voluta, cercata, progettata da parte del consultante. È ovviamente un cambiamento molto felice e positivo. Cioè voi avrete le idee ben chiare, non procederete per tentativi, poiché avrete già tracciato la vostra rotta, cioè saprete già come potervi muovere. Affronterete questo cambiamento con grande passione, con entusiasmo e con grandi certezze. E ovviamente anche con grande impegno, perché è un 3 di bastoni. Ma non vi lascerete intimorire. Eventualmente dalle attese, appunto la carta del Belvedere, ma
neanche dalle eventuali difficoltà o comunque, vi ripeto, dal doversi impegnare. Cioè voi otterrete degli ottimi risultati e non vi importerà delle tempistiche, perché ovviamente sarete assolutamente determinati e sicuri circa ovviamente il vostro arrivo. Quindi è una carta molto molto bella che parla di un cambiamento e che può riguardare addirittura un trasferimento, per esempio un cambiar casa, piuttosto che obiettivamente, per esempio, un cambiar posto di lavoro, un trasferimento di lavoro, uno spostamento logistico o comunque un vero e proprio viaggio. Un viaggio, per esempio, di piacere, che vi permetterà di entrare a contatto, vi ripeto, con nuove persone o comunque nuove situazioni. Questo sicuramente sarà un momento di grande eccitazione per voi, di grande allegria, e questo ovviamente vi permetterà, per legge di attrazione, di appunto attirare situazioni e persone altrettanto positive. Quindi può rappresentare, vi ripeto, un grande cambiamento nella vostra vita, quindi il cambiamento per esempio di luogo di residenza, un trasloco, oppure, vi ripeto, anche un vero e proprio cambiamento di lavoro, un trasferimento di lavoro o viaggi che si possono compiere, vi ripeto, o per lavoro o per piacere, che ovviamente vi permetteranno di entrare a contatto con nuove situazioni. Quindi conoscerete nuovi amici, conoscerete nuove persone o comunque andrete a cambiare, per esempio, luoghi da voi frequentati quotidianamente. Vi faccio un esempio. Uscendo con le amiche cambierete per esempio locale, oppure frequentando sempre la stessa palestra deciderete di cambiare palestra o luogo in cui svolgere la vostra attività sportiva. D'accordo? Quindi in questi nuovi ambienti o a seguito di un viaggio, di uno spostamento, incontrerete nuove persone. Questo vi porterà a beneficiare sia psicologicamente che ovviamente anche fisicamente di situazioni molto positive, perché parliamo pur sempre di un 3 di bastoni. Quindi grande passione, ma una passione in questo caso positiva, che non vi lascerà l'amaro in bocca o un senso di nostalgia e di malinconia. D'accordo? Quindi sarete molto forti e determinate. Quindi in amore i cambiamenti ci sono e arriveranno a seguito di nuovi importanti progetti che potrebbero proprio coinvolgere appunto la vostra vita anche professionale, perché parliamo di un 3 di bastoni. O comunque, vi ripeto, anche un vero e proprio cambiamento di città, di paese, non soltanto di quartiere, magari anche di regione. Cioè si parla proprio di un trasferimento, comunque di un allontanamento da situazioni stagnanti del passato. Quindi voi andrete proprio a, in qualche modo, cambiare le vostre abitudini o comunque i vostri luoghi di frequentazione e questo vi permetterà di aprirvi a nuovi orizzonti. Dunque, entro un tempo massimo, grosso modo, di circa 3 mesi, perché appunto parliamo di un 3 di bastoni, quindi al massimo entro 2-3 mesi, qui sicuramente ci saranno degli enormi cambiamenti, realizzazioni, trasformazioni personali importanti, ma anche viaggi, traslochi, nuovi rapporti di amicizia ed amore, ma anche vittoria, vi ripeto, sugli ostacoli, sulle difficoltà, sulle attese, sui nemici. Tutto grazie a pazienza, forza di volontà, determinazione e grande coraggio. Quindi qui ci saranno dei momenti veramente molto belli e molto positivi. Quindi vi ripeto, la carta del viaggio è una delle carte più belle che potessero effettivamente venire estratte, soprattutto in una stesa d'amore, ma è una carta molto bella anche nel lavoro, nelle entrate economiche. Quindi veramente qui c'è un enorme cambiamento che vi porterà a vivere con grande gioia e passione. E quindi conoscenza di nuove persone. Vediamo in questa ultima appunto posizione i cambiamenti o comunque gli imprevisti che appunto incontrerete nel vostro cammino, ciò a cui andrete incontro e che potreste appunto non aspettarvi. Allora, e qui abbiamo la carta della giovine fanciulla o ovviamente la carta
della regina di bastoni. Allora, la carta della giovine fanciulla parla appunto di bastoni, quindi di tanta energia, di tanto entusiasmo, di tanta passione. Qual è la caratteristica però della giovine fanciulla? È che vi troverete in un particolare momento a sentirvi, diciamo, indecise, insicure in riferimento ad una determinata scelta. Cioè voi avrete più possibilità, più opportunità e ovviamente vi dovrete fermare, vedete, a decidere, a pensare su quale potrebbe essere la vostra scelta definitiva. Quindi è tutto nelle vostre mani. Nel caso in cui voi siate impegnate, la carta della giovine fanciulla parla della scelta a cui voi andrete incontro sul farsi tentare da appunto il vivere in maniera totalizzante una nuova conoscenza, questa nuova conoscenza prevista dal belvedere e dal viaggio, oppure in qualche modo se persistere e comunque appunto rimanere nell'ambito del vostro rapporto. Nel caso in cui voi siate single, vi troverete di fronte alla scelta tra due persone o anche più persone sull'iniziare una storia, una frequentazione, diciamo, definitiva con una oppure un'altra persona. Quindi vi troverete di fronte ad un bivio, ad un momento di indecisione, proprio perché l'ardore e la passione vi porteranno a scegliere di cambiare la vostra routine. Questi cambiamenti, ve lo dicevo già con la carta del viaggio, saranno talmente importanti che necessiteranno da parte vostra della necessità di prendere una decisione. Quindi potreste, come è tipico della giovine fanciulla, tenere nascoste o segrete le vostre reali intenzioni per un certo periodo di tempo. Quindi, nel caso in cui siate persone impegnate, potreste vivere, ebbene sì, una relazione parallela vissuta clandestinamente, almeno inizialmente, con un'altra persona. Nel caso in cui voi siate single, potreste frequentare due persone contemporaneamente all'insaputa delle due persone. Quindi la giovine fanciulla parla di effettivamente, diciamo, due o più storie o comunque frequentazioni vissute contemporaneamente, proprio perché vi prenderete del tempo per poter decidere quale delle due situazioni sia per voi la migliore. Perché non vorrete, come tipico della regina di bastoni, rinunciare comunque a vivere appieno la vostra passione. Cioè voi non riuscirete ad ignorare una nuova passione e dunque un nuovo interesse segreto nei confronti di un'altra persona. Di conseguenza deciderete di vivere due situazioni contemporaneamente. È una carta comunque molto positiva perché parla di passione, parla di grande desiderio, quindi parla di scelta tra due situazioni altamente positive. Ma, vi ripeto, comunque qui necessiterà di una scelta, di una presa di posizione, ma anche nell'andare a vivere inizialmente, prima di questa scelta, due situazioni vissute segretamente l'una rispetto all'altra, sia nel caso in cui voi siate impegnate, sia nel caso in cui voi siate single. D'accordo? Ma lo farete non con l'intenzionalità di tenere il piede in due scarpe ab eterno, perché siete pur sempre una regina di bastoni, cioè la regina di bastoni decide, ma si prende del tempo per poter scegliere
non facendosi prendere dall'emozione, dal desiderio, dalla passione. Quindi parla proprio del, diciamo, vivere in segreto, almeno inizialmente, una nuova situazione o due situazioni. La giovine fanciulla è legata in particolar modo ai giorni compresi tra il 4 e il 10 di dicembre. Quindi proprio come vi veniva preannunciato con la carta del viaggio, entro al massimo un paio di mesi, 2-3 mesi al massimo, qui c'è la nascita di una nuova frequentazione. Qui c'è una persona che, vi ripeto, o torna dal passato, oppure una nuova persona a seguito di un grande cambiamento, di un viaggio, di un trasferimento, o comunque, vi ripeto, un cambiamento importante nella vostra vita. Situazione che andrete a vivere o parallelamente al vostro rapporto ufficiale, nel caso in cui siate impegnate, oppure due situazioni che andrete ad alternare, ad abbinare, inizialmente segretamente, prima di compiere una vera e propria scelta che poi ovviamente verrà assolutamente compiuta, proprio perché non avrete intenzione di mettere da parte, ovviamente, inizialmente né l'una e né l'altra situazione. Proprio perché vi farete prendere dalla passione, vi ripeto, è una regina di bastoni, quindi qui c'è molta passione, c'è molto fuoco, c'è molta energia, c'è molto desiderio fisico. Quindi vi ripeto, obiettivamente qui abbiamo una situazione molto positiva che sicuramente vi farà ovviamente molto piacere, ma che inizialmente andrete a vivere nascostamente, quindi segretamente. Qui c'è però, ragazzi, una scelta e ovviamente una decisione. A seguito o del ritorno, vi ripeto, di una persona del passato, oppure ovviamente a seguito dell'incontro con una nuova persona o con più di una persona che vi faranno ovviamente provare non soltanto un grande erotismo, ma vi ripeto, qui parliamo di un 3 di coppe, quindi anche dei sentimenti e delle emozioni direi piuttosto importanti. D'accordo? Quindi qui abbiamo effettivamente la nascita e l'incontro o con una persona nuova o una persona del passato, ma comunque, vi ripeto, una nuova frequentazione o più di una nuova frequentazione, tra le quali ovviamente andrete a scegliere. Entro, vi ripeto, i prossimi 2-3 mesi, in particolar modo il mese di dicembre sarà sicuramente molto importante per voi. D'accordo? Dunque, vi ripeto, stesa sicuramente molto positiva, che prevede anche dei cambiamenti importanti. Cambiamenti che saranno alla base, ovviamente, della vostra realizzazione, anche e soprattutto in ambito sentimentale. D'accordo? Con ovviamente una scelta non indifferente che appunto la giovane fanciulla andrà sicuramente a compiere. Dunque, ovviamente, come sempre, ragazzi, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, proprio come ovviamente voi farete e ci viene appunto ricordato dalla carta del viaggio, dalla Sibilla del viaggio. Iniziate sin d'ora a programmare il vostro futuro, cambiando anche, vi ripeto, luoghi di frequentazione quotidiana, quindi apritevi al nuovo. E sicuramente qui c'è proprio l'ingresso di situazioni totalmente nuove nella vostra vita e nella vostra esistenza. Entro, vi ripeto, in particolar modo il mese di dicembre, che sarà particolarmente foriero di scelte e decisioni. Dunque, ovviamente, buoni incontri, buon viaggio, buona scelta e ovviamente buona fortuna e a presto!